Buongiorno e benvenuti, nuovo video tutorial, un pendente molto semplice, molto carino per chi ama le cose semplici. Eccolo qua, vi presento il pendente bottoni. Siccome ha la forma di un bottone ho pensato a questo nome. La realizzazione è veramente facile, e a parte ovviamente l'incastonatura del rivoli, ci vuole un rivoli, per il resto tutto facile. L'ho indossato, mi piace tantissimo come si presenta, veramente una cosa delicata. Ecco come si presenta il retro. Volendo adesso vi faccio vedere questi altri che ho realizzato. Dicevo, volendo potete unire due, così, due oppure tre per realizzare una collana, perché no, oppure così, uno sopra uno sotto. Il modulo è valido anche per realizzare degli orecchini, perché è leggero. Ecco l'altro, questo è un mix di colori blu, tutto oro, realizzabile in tantissimi colori. Questo vedete ha più colori, ne ha 3-4 colori diversi. Questa striscia gialla l'ho inserita per renderlo, diciamo, speciale. Allora, per realizzare i bottoni c'è bisogno di, intanto bisogna incastonare un rivoli da 14 mm, e l'incastonatura classica, niente di che. Allora io ho incastonato i rivoli, come vedete, con 32 rocaille 11,0. Dopodiché sul retro ho un altro giro con le 15, invece davanti ci sono due giri con le 15,0, e poi le incastonate come, cioè è quella classica, oppure come sapete farlo. Magari c'è chi sul retro inserisce due giri delle 15, non ha importanza. Quello che ha importanza è che qui sul davanti ci sono due giri con le 15,0, eccole qua, due giri in più. Abbiamo bisogno sempre delle 15,0, delle 11 e delle 8,0, e sono tutte da Miyuki. Ci vogliono delle perline di precisione. Queste sono un turchese, invece queste le ho trovate, non sapevo neanche di averle, e sono le Reflexion Coral. Questi si illuminano al buio, e ho pensato di inserirle qui. Vediamo poi come sarà. Sicuramente è bello. Allora, per incastonare i rivoli avete bisogno di un filo in tessitura Miyuki, oppure non so quello che utilizzate voi. Invece, per continuare la lavorazione c'è bisogno di un 0,15 da fine line. E adesso, per continuare, guardate, qui sono uscita dal primo giro delle 15, che è quello che viene inserito per prima dopo le 11,0. Eccolo qua, questo
è il primo, questo è il secondo. Usciamo da questo primo giro, prendiamo una 8/0 e ci colleghiamo con la prossima 15. Un'altra 8/0, ci colleghiamo sempre con la prossima 15 e si fa per tutto il giro 8/0. Io inserisco una coral, una turchese, sempre così fino alla fine. Eccoci qua, ci vediamo dopo. Allora abbiamo finito il primo giro, in totale di 16 perline, e adesso, inserita l'ultima 8/0, dobbiamo salire nella prima 8/0 subito dopo, in questo modo, e si continua sì, a inserire delle 8/0. Adesso io devo inserire questa coral, mi collego con la prossima, il turchese e così via. Anche qui si fa per tutto il giro. È una lavorazione a peyote. Alla fine del giro si passa nella prossima 8/0, come sempre. Ecco che ho ultima da inserire, questa è quella di collegamento e questa è quella subito dopo. E adesso si va a realizzare un altro giro, sempre con le 8/0. Tirate bene. Ops, ero per sbagliare. Turchese.
anche questo giro è finito. Questa è quella di collegamento. Fate attenzione di non sbagliare qui alla congiuntura. Saliamo nella prossima, possiamo girare, ecco come viene. Adesso questo giro sempre con le 8,0, ma fate attenzione di tirare bene nel modo che le perline stanno incastrate bene. Fate così in modo che adesso viene all'indietro la lavorazione. Se tirate bene si piega da sola. Non so perché queste 8,0 eppure sono da Miyuki, mi sembra qualcuno è più sottile, qualcuna no, non so. Si vede che boh. Vedete come si piega da sola la lavorazione? Guardate. Eccoci qua, un altro giro finito. Questa è l'ultima. E dentro nella prossima. Eccole qua, vedete? Adesso ci vogliono altri 2 giri sempre con le 8,0. Alla fine dobbiamo avere 6. Contate 1 2 3 4, devono essere 6. Allora altri 2 giri, tirate bene. A dopo. Eccola, veramente bello così in 2 colorazioni. E come dicevo dovrete avere 6 8,0, le contate, guardate 1 2 3 4 5 6. E adesso dobbiamo realizzare con delle 11,0, bisogna realizzare 2 giri. Allora le 11,0, un giro, un altro giro, dopodiché un giro con le 15 e ci vediamo una volta finito. Ed eccolo finito il pendente bottoni. Allora vi faccio vedere qua sul retro, come dicevo, che si dovevano fare 2 giri con le 11 e uno con le 15. E ho pensato, mi è venuto in mente che ci sono quei rivoli biface che sia da una parte che dall'altra hanno lo stesso colore. Se li avete potete realizzare un pendente con 2 facce, no? E allora ho inserito l'anellino, come vedete, nella 8,0 qui e un altro perché ha la stabilità è migliore, viene proprio appoggiato bene all'indietro, vedete, in questo modo. Allora vi faccio rivedere gli altri, mi piacciono veramente tanto, guardate quanti, tutti belli, spero tanto piacciono anche a voi.
Eccoli qui. Questo è tutto, grazie a tutti, ci vediamo presto, ciao.